Il main event di Dream Kingdom sarà la classica battaglia tra bene e male. Uno scontro che fonda le sue radici nel passato, ma che si è sempre basato sul rispetto reciproco e sulla sportività, ma che ora invece vede le due contendenti odiarsi a vicenda. Tam Nakano contro Saya Kamitani non sarà solo un match valevole per la Red Belt, bensì una sfida che mette a confronto due icone della Stardom contemporanea. Due atlete che nel bene e nel male hanno e stanno facendo la storia di questa federazione. Due lottatrici che hanno scelto a modo loro di supportare la Stardom e di crescere con lei anche nei momenti difficili che hanno colto la federazione nell'ultimo anno dopo l'addio di Rossi Ogawa. Due ragazze con un sogno in comune: aiutare la Stardom a diventare ancora di più fonte di orgoglio del wrestling giapponese in tutto il mondo, e l'impegno di Saya e di Tam c'è, è innegabile. Lo possiamo vedere ogni volta che accendiamo la TV e ci sintonizziamo su un loro match. Lo vediamo nei loro occhi, nel loro sguardo, vediamo la passione per questa disciplina, ma soprattutto per la Stardom, una passione che ha portato Saya Kamitani a vincere la White Belt proprio a Dream Kingdom il 29 dicembre del 2021, esattamente contro Tam Nakano. In quel caso ci fu una sorta di passaggio di consegne che inaugurò il leggendario regno di Saya Kamitani, che conservò il titolo per 480 giorni e che permise all'ex Golden Phoenix di difendere la cintura per ben 15 volte, superando il record precedente che era in mano a Momo Watanabe. Un regno che ha riscritto la storia della Stardom, un regno che ha fatto conoscere a tutto il mondo il talento di questa straordinaria atleta che in questo periodo fu per certi versi rivoluzionaria. Sì, perché Saya Kamitani portò nel ring un qualcosa di mai visto prima, grazie al suo stile di wrestling unico, pieno di mosse di grande impatto e spettacolarità, come ad esempio la Phoenix Splash. Una mossa che fu di grande orgoglio per Saya, ma che fu anche una ghigliottina per la sua carriera. Sì, perché questa manovra ad alto impatto che fece conoscere Saya in tutto il mondo fu croce e delizia per la Kamitani, che nel novembre del 2022 causò un importante infortunio a Mina Shirakawa. Questo errore mise in dubbio la qualità di Saya Kamitani nel ring e iniziò a far traballare le sicurezze della lottatrice, che da quel preciso momento in poi non fu più la stessa. Le prestazioni nel ring iniziarono a non essere più buone come in passato, e questo molto probabilmente portò Saya ad infortunarsi al gomito in occasione della prima giornata del Five Star Grand Prix 2023, in un match dove ancora una volta vide Saya Kamitani e Tam Nakano collidere. Al ritorno dall'infortunio, Saya decise di non utilizzare più queste mosse ad alto impatto, come ad esempio la Phoenix Splash, perché ritenute pericolose dalla stessa atleta per lei e per le sue avversarie. Man mano che il tempo passava, le sicurezze di Saya vennero sempre meno, e quando Utami Hayashishita decise di lasciare la Stardom a marzo di quest'anno, il mondo intorno alla Kamitani sprofondò. Si sentì sempre più sola, abbandonata da chi credeva di poter chiamare sorella e dai fans stessi, che iniziarono sempre più a puntare il dito contro le prestazioni di Saya, mettendo in dubbio il suo operato come possibile leader di Queen's Quest. Inoltre, come se non bastasse, la rivalità tra Oedo Tai e Queen's Quest raggiunse il suo culmine quando Natsuko Tora sfidò la stable ora di Saya Kamitani a un match mortale dove la unit perdente avrebbe visto il suo scioglimento. Sappiamo bene come il tutto andò a finire, e Saya venne ancora una volta abbandonata da tutte le sue amiche, le compagne di una vita. Quella che un tempo poteva chiamare famiglia non c'era più. Saya era sola.
E allora l'odio che aveva covato dentro di sé si trasformò in energia da cui attingere per trasformare Golden Phoenix in Phoenix Queen, una versione di se stessa più cupa, più cattiva e senza scrupoli, pronta a tutto pur di raggiungere il risultato prefissato. Questa nuova forma permise a Saya di unirsi a Hate, la nuova stable di Natsuko Tora che vide la sua nascita proprio all'unisono con la nascita di Phoenix Queen. Questo nuovo personaggio portò Saya ad essere riapprezzata da molti, ma criticata da altrettanti, ma ormai alla Kamitani non importava più. Il suo unico obiettivo era quello di vendicarsi di chi non le aveva dato supporto nei momenti difficili, portandoli via tutto. E ci riuscì con Maika, premiando di fatti chi invece l'aveva accolta a braccia aperte, Natsuko Tora, che grazie all'aiuto di Phoenix Queen riuscì a sconfiggere la co-leader di EXV e a laurearsi World of Stardom Champion. Quando tutto però sembrava andare per il verso giusto, ecco che arrivò Tam Nakano a mettere i bastoni tra le ruote a 8, con Natsuko Tora che si vede privata della Red Belt soltanto dopo un mese di regno proprio per colpa della leader di Cosmic Angels. Con questa vittoria Tam Nakano riuscì a tornare in possesso del World of Stardom Championship che dovette rendere vacante a fine 2023 per colpa di un infortunio al ginocchio riportato proprio in occasione di una difesa titolata con Natsuko Tora. Quindi, grazie al successo contro la leader di Hate, Tam poté riniziare da dove tutto si era interrotto, riaprendo rivalità lasciate in sospeso. Questo portò difatti la Nakano a sconfiggere Maika, la vincitrice del 5 Star Grand Prix 2024, e Suzuki, con la quale aveva un conto aperto sin da prima dell'infortunio. Una battaglia che doveva essere giocata probabilmente a Dream Kingdom del 2023, ma che fu appunto posticipata a data da destinarsi, ma che finalmente trovò il suo culmine a Nagoya Golden Fight, dove Tam Nakano riuscì comunque a mettere fine ai sogni di gloria di Suzuki. Intanto però Phoenix Queen non smetteva di osservare i movimenti della campionessa, aspettando il momento giusto per attaccare. Sì, perché come menzionato poc'anzi, Saya Kamitani si era infortunata ad un gomito in occasione dello scontro con Tam Nakano nella prima giornata del 5 Star Grand Prix 2023. Un infortunio che causò non pochi danni alla Kamitani, che dovette modificare il suo arsenale nel ring. Tutto questo, secondo Saya, fu colpa di Tam Nakano e la vendetta per Phoenix Queen si faceva sempre più concreta e allora Saya prese subito la palla al balzo sfidando Tam ad un match titolato per Dream Kingdom con la promessa di portare via quanto di più prezioso alla Nakano. Ecco perché la Kamitani ha intenzione dunque di sottrarre a Tam sia la Red Belt che Sayaka Kurara, che in questi mesi è diventata una sorta di allieva di Tam Nakano. Saya Kamitani vuole portare Sayaka Kurara dalla sua parte, vuole farla cedere al lato oscuro, ingannandola probabilmente, entrando nella sua testa, cercando di metterla contro la sua mentore. Ecco perché Sayaka Kurara sarà l'ago della bilancia in questo match. Il risultato finale dipenderà quasi certamente dalle sue azioni che che potranno di certo favorire Tam Nakano o Saya Kamitani. Ma ditemi, voi che ne pensate? Sayaka Kurara tradirà davvero Tam Nakano? Oppure succederà qualcosa di totalmente inaspettato che favorirà Saya Kamitani? Beh, signore e signori, lasciate il vostro pronostico nei commenti e non dimenticate di votare il sondaggio disponibile nella sezione community. Per quanto mi riguarda, io credo e spero in realtà che la Red Belt resterà ben salda nelle mani di Tam Nakano.
È vero. Sayaka Mitani può tranquillamente riuscire a fare il colpaccio grazie al suo talento e ai 1000 sotterfugi di cui sarà protagonista, senza, dimenticarci il possibile tradimento di Sayaka Kurara. Ma io credo che io credo che alla fine, non insomma, tutto questo non avverrà, o almeno me lo auguro insomma. Credo francamente che Tam riuscirà ad uscire indenne da Dream Kingdom, conservando il titolo con successo. Penso che Sayaka Mitani stia facendo un buon lavoro come heel, ma, penso anche che sia troppo presto per lei per essere incoronata World of Stardom Champion. So bene che Saya in passato ha dimostrato di essere un'ottima Wonder of Stardom Champion, ma, quella era un'altra Saya. Non era di certo la lottatrice che vediamo tuttora. La vecchia Kamitani era, segno, di orgoglio per la Stardom e per tutte le sue amiche. Il suo stile, la sua personalità, il suo carisma. Quest'oggi siamo lontani nel vedere le caratteristiche che Saya era solita mettere in mostra, ma tant'è. Purtroppo Golden Phoenix non c'è più. Il suo posto è stato preso da Phoenix Queen, una wrestler subdola che non ha timore nell'affrontare amicizie, più di raggiungere il suo bersaglio, ma che deve ancora conquistare il favore degli dei del wrestling e che a mio avviso non è ancora pronta per indossare la red belt. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al tempo dei saluti. Pertanto, grazie di cuore a tutti quelli che stanno sostenendo il mio progetto. Se volete continuare a farlo, vi invito a lasciare un like, a condividere il video con quante più persone possibili, in modo che anche loro conoscano i miei contenuti e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina per non perdervi le ultime novità. Inoltre vi ricordo come sempre che qua sotto trovate i link del progetto Donne tra le corde, un progetto che consente a tutti voi di rimanere aggiornati con news, risultati degli show, approfondimenti sulle lottatrici e quant'altro. Vi rimando ai link che trovate qua sotto in descrizione per tutte le info. Non ve ne pentirete. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere, per oggi è tutto. Buone feste a tutti voi e alla prossima. Bye bye!